Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere come installare questi LED, ovviamente cinesi, non sulla mia Qashqai, ma bensì sulla mia Nissan Micra K14. All'interno di questa pregevole confezione di LED acquistati su AliExpress troviamo una leva in plastica e troviamo questa serie di LED 2, 4, 6 LED totali, e andiamo a vedere poi dove andranno messi questi cavolo di LED, perché non lo so neanche io, quindi lo vedremo insieme. Nel kit ci sono varie tipologie di LED che sono per modelli K11, K12, K13 e K14, che è la nostra Micra. Io inizierei dalla plafoniera principale. Andrei subito a togliere questo lumino che è all'interno. Intanto spegniamo. Per andare a smontare questo vetrino, presumo sia incastro, eccolo qua, uno di qua, vediamo se riusciamo a togliere questo da quest'altra parte, eccolo qua, ha gli incastri qui, 1 e 2 e 3 e 4 e poi giù in fondo, vedete come è fatto. Le lampadine, eccole qui. Per togliere queste basta andare a tirarle perché sono solo infilate. La differenza tra le lampadine e i LED con attacco T10 è questa qui, praticamente l'altezza è quasi identica. Allora, questi LED sono ovviamente luce bianca e sono adatti anche per le autovetture che hanno il sistema CAN bus. Quindi le due con attacco T10 vanno inserite nella plafoniera. Allora, vediamo se abbiamo azzeccato il verso. Questa è la differenza tra la lampadina e il LED, luce bianca e luce gialla. Guardate quanto scotti! Eccola qua. E andiamo a inserire il LED, non in orizzontale ma in verticale. Proviamo a vedere se funziona. Tanto spegniamo. Per rimontare la protezione della plafoniera posteriormente c'è un incavo. Questo incavo va inserito qui dietro, c'è un pernetto qui dietro, quindi dobbiamo prima inserire questo, ok, pernetto così, e poi andiamo a richiudere e facciamo agganciare 1, 2, 3 e 4. A posto. I primi due LED sono stati installati. Io sinceramente non so se questa Micra ha la luce nel cassetto. Diamo un'occhiata. Questa Micra non ha la luce nel cassetto. Visto che non ha la luce nel cassetto, dobbiamo passare oltre. Poi ci sono... Ma le luci al parasole ce l'ha questa Micra? Ma questa Micra non ha un cazzo, ragazzi. Non ha neanche le luci al parasole. È veramente da poveri. Andiamo bene. Anche dietro non c'è nulla, oltre al trasportino di Iago. Qui non vedo luci. Nell'abitacolo praticamente ci sono solo i due LED della plafoniera. Oh, finalmente abbiamo individuato un'altra lampadina nel portabagai. Anche questa praticamente fa parte della serie dei lumini del cimitero. Qui ha un fermo, vedete? Basta inserire la leva in plastica, fare leva e questa viene fuori. Eccolo qui. Togliamo lo spinottino in modo che così si raffredda la lampadina, e poi questa, per toglierla dobbiamo andare a rimuovere, credo, il vetrino. Me la studio un attimo. Allora ragazzi, mi sono studiato un attimino il portalampada. Vi suggerisco di non andare a smontare tutta la struttura metallica, perché altrimenti uscite matti.
ma potete sfilare la lampadina semplicemente spingendola fuori con un cacciavitino, una rivetta in plastica, qualsiasi cosa avete. Fate leva dietro la lampadina e la fate scorrere fuori, la fate uscire dal portalampada. Per inserire il LED all'interno del portalampada aiutatevi con delle pinzette a becco, con delle pinzette da ciglia. Prendete il LED da una parte in modo da non danneggiarlo, quindi prendetelo lateralmente dove c'è solo la basetta, lo inserite dentro fino a toccare le linguette della base metallica, poi lo spingete dentro con il dito e assicuratevi che le due linguette in metallo vadano a toccare perfettamente la base del LED, altrimenti non fa contatto. Ricolleghiamo lo spinotto e come per magia abbiamo la luce bianca, quindi possiamo andare a rimettere dentro il portalampada. A questo punto è rimasto da andare a sostituire le lampadine per quanto riguarda i portalampada della targa, questi qua, e vi do una bella notizia: questi portalampada non si smontano dall'esterno. Bel c***o lavoro, eh? Dobbiamo andare a rimuovere questa paratia in plastica per sostituire le lampadine della targa. Cose da pazzi. Andiamo a rimuovere subito i due fermi in plastica. Solleviamo la parte centrale, andiamo a rimuovere l'appiglio. Fatto ciò, dovrebbe essere tutto ad incastro, quindi iniziamo da una parte, magari aiutiamoci con una leva in plastica abbastanza pesante e iniziamo da questa parte. Guardate bene, le lampadine sono queste qui, una e due. Per togliere queste lampadine dobbiamo ruotare in questa direzione e questa è la luce di cacca che dobbiamo andare a cambiare. Anche in questo caso dobbiamo tirare la lampadina per estrarla, perché anche questa qui è un attacco T10. Il portalampada è fatto in questa maniera, quindi va inserito in maniera orizzontale o verticale se lo girate, ovviamente. Quindi mettiamolo in maniera orizzontale. Adesso accendiamo le luci per vedere se si accende. E luce fu. Direi abbastanza notevole. Togliamo la lampadina anche da questa parte, semplicemente tirandola, e andiamo a inserire il LED. A questo punto possiamo andare a rimontare i LED, quindi l'attacco del portalampada. 1 e 2. Verificate che tutti i fermi siano integri e nella posizione giusta, in modo che così quando andiamo a rimontare tutto l'ambaradam qua coincidano i fori. Ok, e poi iniziamo. Appiglio, uno e 2. Finish. Al lavoro ultimato verrà così, ragazzi. Una volta installati tutti i LED del kit,
avanzerà solo questo LED a supposta. Ora, chi è più informato di me può lasciare nei commenti dove può andare questo LED, ovviamente non in quel posto. Ma che mi stai coglionando? Bene amici, abbiamo visto come sostituire le lampadine con dei LED dedicati per quanto riguarda la Nissan Micra K14, ovviamente acquistate su AliExpress. Nella descrizione del video troverete tutte le info necessarie. Detto questo, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Mi raccomando, se lo stesso vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto attivate la campanellina, così sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Dame 5. Bravo. Ottimo lavoro.